Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di un argomento che è la manifestazione. Manifestare, qualcosa che mi chiedete spesso. Marco, ma come tratti la manifestazione? Come fai a manifestare? Che cos'è la manifestazione? Oppure semplicemente credi nella manifestazione, credi nella legge dell'attrazione, credi nel poter manifestare le cose? Avevo fatto anche un post che era stato condiviso da The Secret quando avevo letto Il Segreto, il libro del segreto, che parla della legge dell'attrazione, e quindi da lì tanta gente ha iniziato a seguirmi per quello e mi ha chiesto: Marco, ma come funziona? E poi, scusami, nel mondo della spiritualità, in cui cerchi di, tra virgolette, avere meno o essere meno connesso con, cioè meno identificato con gli averi materiali, che senso ha imparare a manifestare? Quindi oggi voglio un po' rispondere a tutte queste domande e darvi il vero segreto del segreto, quindi il vero segreto di come manifestare e perché ha senso manifestare. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Marco Delia, sono stato ex Mr. World Italia lavorando nella moda full time, quindi completamente integrato nella parte diciamo esteriore di me, cercando la versione esteriore migliore di me, per poi pian piano invece cambiare. Ho avuto un click, che ne ho spiegato in altri video un po' la mia storia, ho avuto qualcosa di un momento particolare della mia vita che mi ha fatto avere un click e svoltare il focus verso l'interno. Quindi comunque il mio focus esteriore ce l'ho perché comunque è funzionale alla società, però quello che sto facendo adesso invece è documentare il mio percorso sui social media verso la versione migliore di me a livello interiore. Quando poi a livello interiore riesci a essere stabile, forte e libero, poi ovviamente riesci a performare nel migliore dei modi e quindi riesci anche a ottenere quello che serve, e oltre anche alle cose esteriori. Quindi prima bisogna imparare come arrivare a star bene per poi iniziare a costruire. E quando ho iniziato il mio percorso di crescita, uno dei primi libri che mi avevano consigliato era Il Segreto, The Secret. Il Segreto, poi c'è The Magic, li ho letti tutti praticamente, quelli di Rhonda Byrne, in cui parlavano della legge dell'attrazione. E all'epoca diciamo che mi sembrava questa grossa magia da dire funziona, non funziona, non lo so, può essere effetto placebo, può essere bias cognitivi, la stessa cosa che ti fa vedere sempre quella cosa quando la filtri, come quando ti compri, non so, una macchina rossa e poi vai in giro e vedi solo macchine rosse. Potevano essere varie cose, io non mi fido tra virgolette di nessuno se non della mia esperienza, e quindi semplicemente ho detto, un po' come Blaise Pascal, il filosofo: io non so se funziona o meno, però pratico, lo faccio, ci provo, così se funziona almeno ci ho guadagnato. Quindi è un po' questo il mio sperimentare, un po' questa la mia apertura mentale verso queste cose. Quindi prenderlo senza nessuna idea e semplicemente provarci. Poi da lì tutto il mio percorso si è evoluto fino ad arrivare adesso, dopo anni di meditazione, yoga, journaling, eccetera, ad arrivare a questa versione di me che ha capito. In realtà ci sono cose che, tra virgolette, ho manifestato e vi voglio anche far capire come e perché. E perché vogliamo manifestare? Ovviamente l'istinto umano, il bisogno umano del desiderio è quello che porta avanti un po' tutto, quello che ci differenzia anche a livello di capacità è la capacità di attuare sui nostri desideri. Come c'è scritto nella Bibbia, ad esempio, come il cielo così in terra, come sopra così sotto, significa proprio questo, che la creazione ci ha creati, noi siamo parte dell'universo, siamo parte della creazione, e quindi come la natura della creazione di continuare a creare, anche noi vogliamo avere un po' una nostra piccola parte in tutto ciò, essendo noi la creazione. Quindi questo costante bisogno di espandersi. La spiritualità che cosa fa? Ti fa capire che dopo tutto, cioè dopo che cerchi di espanderti a modo tuo, quindi dalla tua testa, dalla tua mente, dalla forma logica, dall'ego, cerchi di espanderti con soldi, fama e tutto quello che vuoi, cose materiali, relazioni, tutto ciò che è esterno, dopo un po' ti fa capire and now yoga, come il primo Yoga Sutra di Patanjali. E ora, invece che hai provato tutto e ti sei accorto che un passo alla volta non riesci ad arrivare all'infinito, non riesci ad arrivare veramente a scoprire chi sei, al tuo divino interiore, tra virgolette, allora lì cerchi di prendere tutto in un colpo, che è la spiritualità, il percorso interiore. Ma manifestare si può? Si può. È qualcosa di magico? Dipende da cosa intendi di magico. Non è qualcosa che con una bacchetta magica, tac, ecco una Ferrari, ma è qualcosa di molto logico e concreto. Significa semplicemente che il potenziale umano è incredibile, e se tu punti corpo, mente, energie e emozioni tutte verso un'unica direzione per un tot di tempo, tutte le porte del mondo si possono aprire.
semplicemente significa che ti concentri verso una direzione, verso una frequenza, come lo chiamano nella legge dell'attrazione, finché quella cosa non la ottieni. E quando veramente riesci a farlo, puoi ottenere un po' quello che vuoi. E la questione di attrarre significa che semplicemente nel momento in cui scegli qualcosa di molto chiaro nella tua testa e ti poni verso quella direzione, anche a livello di subconscio, tutte le piccole azioni che fai per arrivare a ottenerla, le fai senza neanche accorgertene. In yoga questa cosa si chiama karma, è un po' come se ti condizionassi la mente per arrivare a quella cosa. E in più attrarre significa che semplicemente a livello inconscio fai delle azioni che ti permettono piano piano di scegliere delle cose e non scegliere delle altre, in modo che diventi un po' la persona giusta per avere quella cosa. Ovvero, ad esempio, se pensi continuamente ai soldi, una persona che si comporta come te in questo momento magari non può averli, ma una persona che, esempio stupido, si veste con la camicia, si veste in un certo modo, conosce un certo tipo di persone e così via, invece la persona è un po' più adatta per ottenere quello che hai come desiderio. Quindi potenzialmente quando vai da Zara e vedi, non so, il maglione da Maranza e la camicia, la tua testa inconsciamente dice ah che bella questa camicia, quindi te la metti e a un certo punto fai un colloquio di lavoro e ti prendono perché non hai il maglione da Maranza ma hai la camicia e nella tua testa dici wow, ho manifestato più soldi. Sì, più o meno, però quella è un po' la forma logica. Il problema cos'è? Il problema, come ho detto all'inizio, è che si può manifestare in questo modo. Ci sono due modi di manifestare. Partendo da un bisogno, quindi da un desiderio, dall'ego, quindi è la tua testa, che semplicemente è inconscia, non sa, sei identificato con i tuoi pensieri, con la tua testa, non sai cosa stai facendo e quindi vuoi semplicemente espanderti e non sai come. Nella spiritualità si dice che in realtà tutti cercano la stessa cosa, tutti gli esseri umani hanno sempre cercato la stessa cosa, che è ritrovare se stessi. Il punto è che ognuno in base al condizionamento della propria testa, la cultura, il luogo e il tempo lo fa in modo diverso. C'è gente che lo fa con il business, con le relazioni, con i traumi, gente con la violenza, gente con le guerre, gente che va in chiesa, gente che prova con i soldi, con tantissimi modi. In realtà la gente cerca solo di espandersi. Il problema è che quando cerchi di manifestare da questa partenza, quindi partendo da un bisogno, da una mancanza, dall'ego, quindi da questa tua identificazione con i pensieri, non solo il tuo potere di manifestare è molto più debole, comunque ce l'ha, la testa ha un potere di manifestare come dicevo all'inizio, ma è molto più debole e in più arriva sempre una conseguenza insieme a quella cosa. Non solo ti accorgi che poi quello che ti arriva non è assolutamente quello che ti aspettavi, magari lo manifesti ma non è il massimo, ma arriva anche con una bella lezione da tirarti un calcio per farti capire guarda che non è questo il modo e non è questa la strada. Il secondo modo invece è quello che il percorso interiore insegna, che è semplicemente nel momento in cui tramite la meditazione, tramite l'allenamento interiore, come può essere Isha Kriya, una semplice meditazione, che vi lascio il link in descrizione, è gratuita se volete provarla, in cui vi fanno capire ok, non sono il corpo, non sono la mente, sono oltre tutto ciò. Partire non dalla mente, quindi non da una mancanza, ma partire da una mente ferma, da una mente stabile, da una mente pulita, che riflette, il tuo ego riflette quello che hai dentro invece che quello che hai fuori. Quando la tua mente è così, come si dice anche in Yoga Sutras, quindi è calma e quindi stai bene, quindi prima impari a star bene, agisci da invece un senso di devozione verso gli altri, da un senso di non ego, da un senso di aiutare gli altri, da un senso di gratitudine, di amore, di gioia, di pace, di libertà. Ed è come se non lo facessi tu, è come se tu, non essendo più identificato coi pensieri, fossi un po' quel testimone dietro, quella presenza dietro che c'è sempre, quella presenza stabile che c'è sempre, vede testa e corpo, e vedessi agire Marco, quindi il tuo corpo e la tua mente, tramite come fosse quasi in automatico. Stai bene, sei in pace, sei tranquillo e non manifesti più per te, ma per il mondo. Quindi inizi a creare non più da un bisogno esterno, ma inizi a creare da dentro. È come se ti dicessi, se ti mollassi completamente e lasci questa creazione, invece che farlo tramite Marco, il tuo ego piccolino, lasci fare proprio la creazione. Metti Marco da parte, l'ego da parte, e lasci la creazione agire tramite te. È come nella Bibbia quando si parlava di Dio, l'essere la mano di Dio, no? Quindi lo strumento del divino, messo in modo molto metaforico. È come se lasciassi la natura, la creazione agire tramite te e essere veramente uno strumento della creazione. Quindi fai le cose che sono necessarie e in questo modo veramente attrai quello che vuoi e il potere diventa infinito. Lasci la coscienza, la consciousness agire tramite te. Quindi il modo di manifestare vero e proprio quello che troviamo
troverai utile è proprio quello di imparare a lasciare andare, imparare a stare bene qui ora, a essere grati e manifestare dal momento presente, da un senso di pienezza, da un senso di consapevolezza e non in modo compulsivo dalla propria testa, da una mancanza, da un bisogno. Essere grati per quello che sia, quindi prima la base è stare bene, imparare a essere, poi quando stai bene impari a essere in pace, tranquillo, quindi esci dalla tua testa, puoi fare e poi avere. Se invece fai il contrario, dal bisogno di avere, fai e quindi poi pensi di essere felice, non ci arriverai mai. Allora, perché il tuo essere felice, star bene, è sempre condizionato da quello che hai e quello che fai. Se invece prima impari a star bene, ed è molto difficile, ho fatto anche un video sul mio canale secondario in cui documento questi miei pensieri un po' più interiori, ve lo lascio in descrizione se volete dargli un'occhiata. Prima impari a star bene, ci vuole coraggio, perché nella nostra vita è come se fossimo castrati dalla società a imparare a star bene, non siamo mai contenti, è come se ci dicessero fin dall'inizio: sì, hai preso un bel voto, però non è che puoi festeggiare troppo, guarda che c'è un altro da prendere. Sì, sei andato bene nella gara di nuoto, però guarda che non è che puoi festeggiare tanto, cioè la società ti vede un po' male nel momento in cui sei contento. Vogliono che spingi sempre un po' di più e ci sta a livello funzionale, però siamo arrivati a un punto dell'evoluzione dell'essere umano in cui la consapevolezza è la priorità e quindi siamo arrivati a un punto, secondo me, in cui è necessario prima imparare a stare bene e su questa base solida di pace, amore, libertà e stare bene, lasciarsi andare completamente, e fa paurissima se non ci sei dentro, poi costruirci sopra, quindi fare le cose che serve fare e poi agire. Nello Yoga Sutras c'era questa frase che dice: se dovessi riassumere tutto i contenuti della spiritualità in una cosa, è imparare ad agire non per se stessi ma selfless action, quindi senza guardare il risultato di quello che farai, ma cercando di farlo, tra virgolette, in modo devoto per gli altri o comunque per il mondo o per il benessere comune, per la collettività, perché sei anche te parte della collettività. È solo la tua testa, quando ci sei identificato, che ti fa sentire come un essere separato. Quindi tornare alla nostra origine, prima che ci fosse la testa, a rimanere nella nostra vera natura, nell'essere connessi con il resto, lasciare da parte l'ego, ma questa volta non è un passo indietro ma è un passo avanti, perché abbiamo la mente, possiamo usarla come vogliamo, quindi diventa uno strumento utile insieme al corpo per fare quello che vogliamo, ma non essere schiavi di essa o identificati con i nostri strumenti. E fa paura perché pensi sempre: sì, ma non posso lasciare andare, non posso, perché come faccio ad arrivare ai miei obiettivi? E invece sembra assurdo, l'ho notato anch'io nella mia vita, che tutte le volte in cui ti lasci andare e sei veramente grato, sono i momenti in cui manifesti anche a livello non solo a stare molto meglio, ma grazie al fatto che stai meglio, tutto sembra arrivare, anche le cose esteriori che prima eri talmente rigido e le volevi, lasci andare, pensi di averle perse e invece come se fossi praticamente morto, ti lasci proprio andare e poi tornato in vita e sei grato per questa vita, per questo dono. Dopo sembra come che le cose comparissero più facilmente. Tutto quello che io adesso in questo momento è arrivato in momenti così, in cui grazie alla meditazione, per vari motivi, mi sono lasciato andare per un periodo, ero grato e poi di colpo è come se tutto quello che si tratteneva, che ero rigido, lo volevo a tutti i costi, lo lascio andare e poi arriva. Sembra assurdo che lo vuoi così tanto e combatti e non ce la fai, e invece nel momento in cui ti lasci andare non lo vuoi più quasi, ma vuoi concentrarti sullo star bene, probabilmente agisci meglio, sei meno con pensieri e quindi performi meglio e quindi le cose arrivano. Non lo so, è una cosa incredibile. Comunque ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, perdonatemi il video lungo ma volevo spiegarvelo bene, e iscrivetevi al canale, se avete qualsiasi domanda scrivetemela su Instagram o qui nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!